Nobody thought of that. He's bringing all the dead people back to life, and they put the women and children in a crypt with all the dead people. So, rah. You all happy with the way with the outcome of the show? Best season ever! Disappointing. Penso che una delle poche cose su cui ormai tutti sono d'accordo è il giudizio sull'ultima stagione di Game of Thrones. In tanti però in un sondaggio che ho fatto sul canale avete scelto l'analisi della battaglia di Grande Inverno, quindi in questo video vedremo proprio le strategie di quella battaglia, che ovviamente saranno pessime, ma vi proporrò anche come avrei difeso io Grande Inverno in un modo un po' più sensato. Ho già fatto altri video su battaglie a sé di fantasy, ma finora ho parlato prevalentemente dei film dell'universo del Signore degli Anelli di Peter Jackson. Nonostante anche quelli hanno dei problemi tattici dal punto di vista militare, qui siamo su tutto un altro livello. Qui il regista e gli sceneggiatori non si sono dati nemmeno la pena di immaginare una battaglia sensata, figuratevi di informarsi anche vagamente sulle vere strategie da usare. Un altro problema è che in questa battaglia gli elementi fantastici sono buttati a tonnellate rispetto alle battaglie del Signore degli Anelli. Io considererò questi elementi per come si vede che funzionano nella serie, ma senza dargli un peso determinante in sé. La cosa più importante sarà proprio parlare delle scelte tattiche sbagliate sia nell'uso degli elementi più realistici sia in parte di quelli fantastici e di come tutto avrebbe potuto essere gestito molto meglio. Il piano della battaglia viene addirittura spiegato nell'episodio precedente prima della battaglia stessa. In sostanza lo scopo dei difensori a Grande Inverno è quello di attirare il Re della Notte per eliminarlo. Perché se si elimina lui, presumibilmente poi si elimineranno tutti gli estranei e anche i non morti torneranno definitivamente morti. Tralasciando il fatto che se si uccide il cattivone tutti i suoi minions muoiono è una delle soluzioni più riciclate e più povere di sempre, comunque l'obiettivo è solo uccidere il Re della Notte. Il Re della Notte a sua volta vuole uccidere Bran Stark, quindi i difensori hanno anche in mano una facile esca. Sempre prima della battaglia vediamo la disposizione delle forze in campo su una mappa che stanno usando i comandanti. Non esistono dei numeri ufficiali per questa battaglia, ma solo delle stime basate su qualche battuta della serie o su delle speculazioni dei fan. Comunque in queste stime i difensori di Grande Inverno sono tantissimi, ovvero tra i 100.000 e i 120.000. Mentre l'esercito degli estranei è ancora più grande fino a 200.000. Però gli estranei possono resuscitare i morti portando dei guerrieri dalla loro parte, quindi le vittime sottratte al primo esercito possono andare a ingrossare le file dei nemici. E questo, nonostante sia molto importante, non verrà minimamente tenuto in considerazione dai difensori, come vedremo dopo. Normalmente i numeri in una battaglia sono importanti, ma qui, visto il contesto notevolmente fantastico, non lo sono chissà quanto, quindi mi sembra inutile focalizzarcisi troppo. Tutti e due gli eserciti in pratica hanno abbastanza guerrieri per raggiungere facilmente tantissimi scopi e per mettere in piedi tante tattiche militari. Sulla mappa che vediamo nell'episodio c'è pure la disposizione delle forze dei difensori in campo. In prima linea c'è la cavalleria dei Dothraki guidata da Jorah Mormont. E poi vediamo che con loro c'è anche il metalupo di Jon Snow Spettro, non si sa perché. Dietro c'è una linea di macchine che sono trabucchi e onagri e dietro ancora c'è la fanteria degli Immacolati comandata da Verme Grigio. Sull'ala sinistra c'è la fanteria della Valle guidata da Jon Royce e una parte della fanteria di Grande Inverno guidata da Brienne di Tarth e Jaime Lannister. Sull'ala destra invece c'è un'altra parte della fanteria di Grande Inverno, poi ci sono il Mastino, Gendry, anche dei Bruti guidati da Tormund e dei membri della Fratellanza senza vessilli. In mezzo alla fanteria ci sono anche i Guardiani della Notte superstiti.
Alcune riserve stanno dentro il castello con Ser Davos e le donne e i bambini sono stati nascosti nelle cripte dove stanno anche Tyrion e Sansa. Bran sta nel Parco degli Dei dentro Grande Inverno e è difeso da Theon Greyjoy e dai suoi pochi uomini di ferro. Per finire questo esercito ovviamente ha i 2 draghi Rhaegal e Drogon che inizialmente stanno pure loro come delle riserve sullo sfondo della battaglia. Stanno insieme a coloro che li cavalcano e che potremmo considerare un po' i comandanti in capo di tutto l'esercito, ovvero Daenerys e Jon Snow. E questo già la dice lunga sul perché la battaglia avrà delle pessime strategie. I nemici sono composti da alcuni estranei che sono un'antica razza di uomini modificati con la magia e poi da un'orda enorme di non morti, che sono le persone resuscitate appunto dai poteri degli estranei. In mezzo a questi ci sono anche alcuni giganti che torneranno utili dopo all'esercito degli estranei. Sicuramente i non morti possono essere eliminati dal fuoco, dal vetro di drago, ovvero l'ossidiana, e dall'acciaio di Valyria. Invece gli estranei sembrano vulnerabili solo all'ossidiana e all'acciaio di Valyria. Gli estranei, come tutti sapete, hanno anche un drago non morto che può fronteggiare i draghi di Daenerys e Jon Snow. Anche le tempistiche per prepararsi a questa battaglia non hanno dei dati ufficiali. Nella serie i tempi sembrano molto ristretti per alzare la tensione perché poi nelle ultime stagioni tutto è molto compresso, invece vari conteggi online hanno stimato che gli estranei ci avrebbero messo tra gli 8 giorni e le 2 settimane per arrivare a Grande Inverno. Ma a Grande Inverno qualcuno ha perso addirittura tempo a posizionare tutti i blocchetti bianchi su questa mappa per rappresentare gli estranei. Spero sia stato un bambino, comunque sicuramente con i numeri che hanno i difensori, che in teoria sono decine di migliaia, si poteva preparare una difesa molto migliore in questi tempi. Prima di entrare nel vivo della battaglia, diciamo anche 2 cose sul castello da cui si difendono. Nella serie Grande Inverno cambia leggermente tra le varie stagioni, comunque qui abbiamo anche una vista aerea che ci rende bene l'idea di come è fatto. Il castello ha alcuni elementi difensivi buoni, per esempio dei parapetti di legno aggiunti sulle mura, che possono essere usati come piattaforme aggiuntive per gli arcieri. E ha pure 2 livelli di porte all'ingresso principale con i loro corpi di guardia. La prima porta di legno è imponente e viene sbarrata con una trave, certo magari si sarebbe potuta puntellare meglio con dei pali e con altri oggetti. Poi però anche Grande Inverno è un castello senza fossato e senza ponte levatoio come al solito. Dico come al solito perché ormai l'ho detto in tutti i video sui castelli fantasy. Sembra che nessuno che progetta castelli in ambito fantasy voglia metterci un fossato. In realtà il fossato era un elemento difensivo fondamentale per i veri castelli, proprio perché serviva per non far arrivare i nemici dritti alle porte e alle mura. Comunque qui un fossato con pali appuntiti viene approntato per l'occasione, anche se si rivelerà abbastanza inutile vista la posizione in cui viene messo e il momento in cui viene usato come i difensori intendevano. Poi il castello ha le caditoie che sarebbero dei buchi per buttare giù della roba dalle mura, le ha solo in alcuni punti ma non vicino alla porta principale dove sarebbero state molto utili. In generale non è questo castello incredibile, nei libri è descritto con dei dettagli più accurati, però probabilmente è la parte meno peggiore di tutta la battaglia. Ma adesso ci tocca proprio di andare a vederla, o penso per tanti di voi a rivederla, questa famosa battaglia. Ricordiamoci che lo scopo dei difensori è attirare il Re della Notte per poi eliminarlo. Questa cosa viene esplicitata bene nella serie stessa e quindi servirebbe una strategia difensiva e attendista. In parole povere bisognerebbe tenere duro finché non si presenta lui, oppure spingerlo a presentarsi quanto prima. E quindi automaticamente l'intera disposizione dell'esercito che abbiamo visto prima nella mappa precisa è sbagliata. Infatti è chiaramente una formazione di attacco e comunque molto poco sensata.
La prima idea assurda è già quella di schierare le proprie forze fuori da un castello, infatti durante una battaglia difensiva chi ha un castello ci rimane dentro. È proprio la base della strategia militare in un contesto che riproduce una battaglia medievale. Ma poi anche adesso che hai fatto l'errore di uscire fuori, la cavalleria dei Dothraki non dovrebbe essere in prima linea e al centro della formazione. Questa è una posizione di attacco e è comunque molto rischiosa. Al massimo dovrebbero stare sui lati dell'esercito per delle manovre rapide, per esempio per circondare i nemici. Oppure potrebbero essere usati come retroguardia difensiva per evitare proprio di essere circondati. Ma peggio ancora, dietro alla prima linea di cavalieri ci stanno le macchine da guerra e questo forse è l'errore più famoso della battaglia. Perché hanno spostato anche le macchine da guerra in pianura e all'aperto davanti al castello? Questa è una cosa che di solito nessuno sbaglia, neanche nei film, infatti le macchine da guerra dei difensori vanno posizionate sulle mura o dietro alle mura per la massima efficacia possibile. Lì dove le hanno messe nella serie tirano da più in basso, quindi è peggio, e poi possono essere prese e distrutte dai nemici, che puntualmente è quello che poi succederà. Vediamo anche tante altre cose assurde in questo esercito. Diverse persone non hanno degli elmi e delle armature protettive. Di solito nei film non ce li hanno i personaggi principali per farceli riconoscere, va bene, possiamo accettare questa licenza scenica, ma qui non ce li hanno neanche tantissimi personaggi sconosciuti che stanno dietro di loro. A parte gli Immacolati, poi quasi nessuno ha lo scudo. Come dovrebbero fare a formare una linea di difesa? Lo scudo è la base anche in quasi tutte le battaglie medievali dei film, e quindi qui siamo al di sotto dello standard del realismo dei film, neanche del realismo storico. E poi ci sono anche delle donne combattenti, come succedeva già nello Hobbit, e anche qui non si capisce come abbiano selezionato le donne da mandare a combattere e quelle invece da proteggere nelle cripte. Una cosa secondaria ma non ottima è anche avere tanti comandanti in prima linea. Infatti tranne Jon Snow e Daenerys che stanno con i loro draghi e Ser Davos e Sansa che stanno dentro Grande Inverno, vediamo tutti gli altri davanti al battaglione che comandano. Questo sì può motivare i combattenti, però se si perde il comandante poi non si hanno più ordini e strategie. Quindi sarebbe utile tenere almeno alcuni di quelli che stanno sul campo più al centro e più indietro per supervisionare le varie fasi della battaglia e modificare eventualmente le tattiche in modo rapido. Tanto più in una battaglia come questa in cui si devono coordinare degli eserciti diversi che neanche si conoscono bene tra di loro. Ok che molti di questi avranno poi la plot armor, però nella realtà le truppe non avrebbero avuto nessuno a cui rivolgersi per comprendere il piano di battaglia se fossero morti i comandanti e sarebbero finite subito nel caos più totale. Ma la prima cosa che succede effettivamente in questa battaglia è che spunta dal nulla Melisandre, che con la sua magia rende infuocate le Arak dei Dothraki, che sono delle spade a falce. Quindi noi abbiamo subito due vantaggi, che ci si vede meglio e che parte la colonna sonora di Game of Thrones, che è l'unica cosa che si salva sempre nella serie. Invece per i Dothraki non so quanto tutto questo servirà. Infatti ai guerrieri in prima linea avrebbero dovuto dare le armi migliori, quelle in ossidiana o in acciaio di Valiria. Invece prima che arrivasse Melisandre li avevano mandati a combattere senza nessuna arma che potesse veramente ferire i non morti. Geniale. E adesso, mossa ancora più geniale, i Dothraki vengono mandati alla carica, ma contro dei nemici che non si sono ancora visti e nel buio più totale. Penso che qui in tanti, anche alla prima visione, avevamo già capito che tutta la battaglia aveva qualcosa di strano, infatti è una delle strategie più stupide mai messe in scena in una produzione di questo livello. Nella verità una cavalleria mandata così alla carica direttamente può perdere anche contro dei semplici umani e in pieno giorno se la formazione nemica è compatta. Magari se è armata con delle armi inastate e se non lascia spazi.
Normalmente una carica così sfrutta la paura del nemico e spera nella sua ritirata, ma non è questo il caso, infatti i non morti avanzano senza paura e senza emozioni. Poi i nemici non si erano ancora visti e non c'era questo gran bisogno di caricare. I cavalli, correndo nel buio più totale, possono anche inciampare banalmente su un sasso o sbattere la testa su un gigante, insomma è la mossa giusta per farsi uccidere subito. Volendo si poteva mandare solo una piccola avanguardia se proprio si doveva mandare qualcuno come una forma di schermaglia per costringere poi i nemici a attaccare. Non sarebbe stato molto utile avendo davanti un esercito di zombie, ma quantomeno era una tattica realistica e con un fondo di scopo. In aggiunta alla carica comunque i trabucchi lanciano delle palle di fuoco sopra la loro stessa carica. Capisco che viene messa in scena come manovra di supporto, però potrebbe uccidere per sbaglio gli stessi cavalieri. Perché non hanno tirato le palle infuocate prima della carica e perché non supportano la carica anche con degli arcieri? Gli stessi Dothraki nella serie avrebbero anche degli arcieri a cavallo, tipo i veri popoli delle steppe storici, che potrebbero essere utili qui, invece niente. I trabucchi stessi dopo questo lancio non verranno mai più usati e verranno distrutti dai non morti come era prevedibile visto che stavano in pianura e in campo aperto. Beh, effettivamente il risultato di questa pessima strategia però è realistico. Infatti tranne pochissimi Dothraki vengono eliminati tutti in un solo colpo. Bene, abbiamo già sprecato l'intera cavalleria e abbiamo abbassato il morale dell'intero esercito. Geniale anche questo. Se state apprezzando questo video non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi e per supportare quello che faccio. Lo so che magari per tanti di voi è una noia sentire questa richiesta quando guardate un video, ma iscriversi o consigliare il video a un amico a voi non costa niente, mentre per me è qualcosa che rende possibile continuare a portarvi dei contenuti sempre migliori. Mi fa molto piacere anche se alla fine commentate con le vostre idee sulla battaglia o in generale se proponete dei consigli per i contenuti che posso portarvi. Qui non c'è nessuna AI o nessun bot che risponde, al contrario ci tengo molto a leggere io i vostri commenti e mi aiutano a creare i miei video. Ma tornando alla battaglia, adesso i non morti arrivano e caricano contro la fanteria degli Immacolati. Arrivano tipo una massa informe senza portare neanche delle armi in un modo tutt'altro che realistico, ma vabbè sono degli zombie, no? Poi c'è un lungo corpo a corpo, anche questo ovviamente senza nessuna formazione compatta in cui non si capisce nemmeno quasi niente di quello che stanno facendo i vari combattenti. Ma finalmente arrivano i nostri eroi Daenerys e Jon Snow con i loro draghi. Ma perché non li hanno usati prima facendosi massacrare un pezzo di esercito? Anche qui comunque i draghi sputano 2 ondate di fuoco sui non morti e poi Jon Snow si allontana un'altra volta. Il suo scopo dovrebbe essere trovare il Re della Notte, ma lui lo respinge con una tormenta di neve. La tormenta costringe poco dopo tutte le forze dei difensori alla ritirata dentro al castello, quindi praticamente si erano posizionate fuori solo per farsi uccidere. Ottimo! Nessuno usa dei corni o degli altri segnali di battaglia per chiamare la ritirata, ma gridano e basta. E in realtà non hanno neanche pensato a una strategia per coprire la ritirata. Forse pensavano di vincere direttamente in campo aperto contro un'orda di zombie. Solo Verme Grigio e gli Immacolati pensano sul momento a coprire la ritirata e effettivamente sono gli unici che combattono questa battaglia quasi come dei veri soldati con dei tentativi di formazione. E sembrano gli unici infatti a capirci un minimo di guerra, come fa a volte anche Gandalf nei film del Signore degli Anelli. Anche se spesso tutti e due applicano solo le strategie più basilari che nel Medioevo vero conosceva anche un bambino. Solo a questo punto compare dalle mura del castello una manciata di arcieri con frecce infuocate per supportare la ritirata. Le porte vengono chiuse lasciando fuori tantissimi Immacolati che quindi muoiono inutilmente come i Dothraki. Ma tanto Daenerys non ci aveva messo un secolo a assemblare questo esercito, no? Qui veramente si raggiunge il livello film e videogioco di bassissima lega dove proprio le truppe possono essere sacrificate alla leggera in maniera completamente irrealistica.
È ancora più assurdo se pensiamo che gli estranei possono resuscitare i morti e portarli dalla loro parte, quindi nessun uomo andrebbe sprecato. Adesso la nuova tattica dei difensori sarebbe di incendiare il famoso fossato che abbiamo nominato prima, che ha dentro dei pali appuntiti e che era stato preparato prima della battaglia. L'idea è ottima, ma perché avevano messo il fossato dietro al loro esercito? Forse avrebbero dovuto piazzarlo davanti all'inizio e accenderlo fin da subito per ostacolare l'avanzata dei non morti. Qui neanche riescono a accenderlo e deve pensarci sempre Melisandre, che lentissimamente accende pure questo. Insomma, la donna accendino. Finalmente però, dopo mezz'ora di episodio, abbiamo un fossato infuocato, che ci voleva fin dall'inizio. Comunque alcuni non morti si buttano sul fuoco e risolvono presto il problema, creando un ponte umano per farci passare sopra agli altri. Almeno questa è una trovata con un po' di inventiva che fa vedere che loro sì sono un esercito che non è interessato a sprecare i suoi soldati come dovrebbe essere. Solo adesso Ser Davos si occupa di mandare degli uomini sulle mura di Grande Inverno che fino a quel momento erano state praticamente vuote, insomma il migliore uso possibile per le mura di un castello. I non morti però riescono a salire su quelle mura senza scale e senza altri dispositivi da assedio, eppure questo è totalmente assurdo. Anche perché non ha niente a che fare con dei loro poteri conosciuti, quindi per migliorare ancora la credibilità della battaglia, pure i nemici tirano fuori delle abilità utili solo per il momento, così a caso. I difensori hanno solo dei tronchi con delle punte legati a delle catene da buttare sugli invasori, ma non hanno preparato della sabbia bollente o dei massi da tirare per respingerli dalle mura. Tra l'altro di queste possibili difese si vede molto poco e la battaglia diventa presto un caos disperato dentro le mura finché un gigante non morto sfonda la porta principale. E direi che quindi il castello è caduto. Il re della notte, non contento, usa contro le mura anche il suo drago, ma ormai non servirebbe più a niente. È una mossa stupidissima perché così si espone solo a un attacco di Jon Snow. Lui avrebbe potuto vincere rimanendosene fermo senza mettere a rischio il suo successo. Invece no, deve presentarsi, se no come ci arriviamo alla fine? Qui la battaglia vera e propria è conclusa, infatti da adesso in poi rimane praticamente solo uno scontro tra draghi e vari colpi di scena tra l'incredibile e il soprannaturale. Per esempio il re della notte sopravvive a una caduta chilometrica e Daenerys prova a dargli fuoco con il suo drago, ma lui sopravvive pure a quello. Jon Snow ovviamente non serve a niente perché viene bloccato da dei morti appena resuscitati, ma non muore nonostante sia circondato. In questa parte spesso i personaggi principali dovrebbero essere fatti semplicemente a pezzi da questo numero insormontabile di nemici, ma ovviamente hanno una bella plot armor. Dopo Jon Snow farà un po' di nascondino col drago non morto, ma serve solo a prenderci in giro per farci credere che sarà lui a arrivare dove sta Bran e a difenderlo alla fine. Pure nelle cripte, grazie ai poteri del re della notte, i morti si risvegliano e attaccano donne e bambini. Nobody thought of that. He's bringing all the dead people back to life, and they put the women and children in a crypt with all the dead people. So, brah. A discolpa dei personaggi bisogna dire che i morti nelle cripte stavano in dei sarcofagi di pietra e non si capisce bene come facciano a uscirne anche se sono resuscitati. Probabilmente oltre ai poteri di Spider-Man per arrampicarsi sulle mura hanno acquisito anche una super forza che prima non avevano, sempre come abilità conveniente per la situazione. Comunque non ci voleva un genio per capire che i morti andavano rimossi prima dalle cripte o bruciati contro un nemico che può risvegliare i morti. Ovviamente anche i pochi uomini a difesa di Bran nel Parco degli Dei muoiono tutti e alla fine il Re della Notte viene sconfitto dal peggior Deus Ex Machina del pacchetto sorpresa. Dopo essersi esposto senza motivo in prima persona per uccidere Bran, quando avrebbe potuto vincere senza scendere in campo praticamente mai. Avendo rivisto la battaglia diverse volte per questo video e anche in passato, devo dire pure che la battaglia ha un difetto ulteriore. È stata criticata per 1000 motivi di trama e adesso lo abbiamo fatto per gli aspetti tattici, ma in realtà è anche una battaglia molto noiosa secondo me.
Ho rivisto diverse volte battaglie non proprio eccezionali e neanche molto realistiche, però spesso almeno quelle tengono viva l'attenzione con mille trovate rocambolesche anche se sai già come va a finire. Questa, una volta che sai come finisce, è piena di momenti morti e superflui. Eh sì, momenti morti è proprio l'espressione adatta per questa battaglia. Forse è proprio perché l'obiettivo è solo eliminare il super cattivo, o anche perché è piena di tattiche che poi non servono a niente e si risolvono in un nulla di fatto. Se scrivi una storia con una battaglia, tutti e due i fronti devono essere un minimo competenti di battaglie, se no non si crea la giusta tensione e tutto diventa noioso e senza scopo. Poi va bene, puoi aggiungerci eroi che fanno cose incredibili e elementi fantastici, ma qui anche quelli mi sembrano sfruttati poco e male. Ma adesso che abbiamo ripercorso tutta questa battaglia nella serie, vi dico anche come avrei difeso io il castello di Grande Inverno. Non penso in nessun caso che la puntata o la stagione fossero salvabili. L'unico modo per fare veramente una battaglia buona era riscrivere una o due stagioni intere da capo. Quindi qui vi presenterò solo una versione tatticamente più sensata in cui comunque i difensori avrebbero vinto, ma non pretendo che sia molto più avvincente dell'originale. Infatti penso che le condizioni per rendere il confronto avvincente andavano costruite prima nel percorso che ha portato a questa battaglia. Per forza di cose lo scopo deve rimanere lo stesso, ovvero eliminare il Re della Notte, ma penso che si poteva raggiungere in un modo più semplice e con molte meno perdite. Per farlo sostanzialmente dobbiamo ottenere due cose: dobbiamo prendere tempo e dobbiamo costringere il Re della Notte a presentarsi sul campo di battaglia. Tutte e due sono cose che si possono ottenere creando in un certo senso una situazione di stallo. Come abbiamo detto all'inizio, i difensori hanno tra gli 8 giorni e le 2 settimane per preparare le difese, e però hanno più di 100.000 uomini. Quindi possono fare veramente tante cose. In primis io avrei dedicato tantissimo lavoro a creare delle linee di difesa esterne al castello di Grande Inverno. Bisogna scavare almeno 2 o 3 ampi fossati simili a quello che già si vede nella serie, ma che è usato in modo inefficace. Andava benissimo riempirli con pali appuntiti e poi bisognava metterci appunto del liquido infiammabile. Però dietro ai fossati andavano costruite anche delle palizzate. Infatti abbiamo visto che, come è logico, i non morti creano un ponte per superare i fossati. Potevano anche portarsi altri tipi di ponte, vabbè, il loro è un ponte umano, ma fa lo stesso. Invece nella mia strategia, anche se i non morti fossero riusciti a superare un fossato, avrebbero dovuto trovarsi davanti una palizzata difficile da superare. Non so quanto legno si riesce a ottenere intorno a Grande Inverno, ma la maggior parte degli uomini avrebbe dovuto lavorare per scavare questi fossati. E per creare queste palizzate al meglio possibile, magari riutilizzando anche dei materiali che già si trovavano dentro al castello. Invece che semplicemente dritte, le palizzate potevano essere posizionate a zig-zag per infrangere e separare ancora di più l'ondata dei nemici. È un'idea che è già stata proposta online come miglioramento alle difese per questa battaglia e non solo. Infatti, se è possibile creare ulteriori strettoie per intrappolare i non morti, la difesa sarà ancora migliore. Al posto di molte armi in ossidiana e in acciaio di Valiria che già vengono preparate nella serie, io avrei preparato dei triboli, che sono quegli arnesi appuntiti che bucano i piedi o le zampe degli animali. Sono un oggetto poco usato nei film, che invece veniva usato nelle vere strategie militari. Si dovevano fare con la punta in questi materiali che eliminano i non morti e gli estranei e dovevano essere disseminati per lo spazio tra i vari fossati. Così anche se i non morti avessero superato un fossato sarebbero stati eliminati da questi triboli che per loro funzionano come delle mine. Per il castello possiamo rinforzare il più possibile la porta, ma in realtà se i nemici arrivano alla porta vuol dire che ormai abbiamo pochissimo tempo per vincere. Tutti gli onagri e i trabucchi ovviamente vanno dentro alle mura del castello e sulle torri. Gli ordini vanno dati con corni e bandiere e prima dell'assedio rimuoviamo anche tutti i morti dalle cripte e li bruciamo.
Non sarebbe male avere anche delle baliste giganti come gli scorpioni che uccidono i draghi nella serie, ma queste macchine sembrano una tecnologia abbastanza nuova nella storia, quindi non pretendo che ce le abbiano già anche a Grande Inverno. Per le posizioni dei guerrieri avrei fatto la scelta più drasticamente diversa di tutte. Praticamente tutti devono essere dentro al castello e devono usare armi a distanza. Alcuni Dothraki sanno usare anche l'arco, gli Immacolati possono gestire i trabucchi, tutti gli altri invece devono preparare qualunque arma da lancio, meglio se potenzialmente infuocata. E devono anche preparare sabbia bollente da gettare se mai i non morti arrivassero alle mura. Per questo avrei fabbricato molte più frecce con la punta in ossidiana e in acciaio di Valiria che spade e lance. Se ci pensate così avremmo ridotto molto anche lo spreco del materiale e avremmo creato tantissime più frecce perché le punte di freccia ovviamente sono più piccole di una spada. Alcuni uomini, cioè i più forti e i più coraggiosi, possono essere anche mandati fuori dal castello ma non in una carica nel buio pesto. Il loro obiettivo infatti non è avvicinarsi ai non morti, anzi l'ordine è di ingaggiare il meno possibile il corpo a corpo, al contrario di quello che abbiamo visto nella serie, ma l'ordine è di provare a riparare eventuali falle nelle palizzate. Infatti queste per noi sono una difesa molto importante, quindi bisogna anche preparare del materiale in più per provare a difendere ancora questi eventuali buchi. Sarà un obiettivo rischioso, probabilmente fallirà e non si riuscirà a riparare una palizzata una volta bucata, però bisogna sempre provare. Infatti il nostro scopo è rallentare con ogni mezzo l'avanzata dei non morti rispetto al castello. Magari qui alcuni Dothraki a cavallo possono servire come unità di supporto per proteggere chi tenta di riparare le mura se le frecce per esempio oppure i proiettili dei trabucchi non riuscissero a fornire la giusta protezione. Bran Stark deve essere posizionato nel dongione di Grande Inverno, cioè il punto più protetto del castello, e deve essere difeso praticamente dall'intero esercito e alla fine anche dai civili se serve. Infatti, essendo la nostra esca per il Re della Notte, deve essere il meno raggiungibile possibile, non stare all'aperto in un parco. Il Re della Notte deve sapere che dovrà uccidere fino all'ultimo uomo, donna e bambino prima di mettere le mani sul suo obiettivo. Infatti questa nella serie non è una battaglia qualunque, ma viene più volte ricordato che è la battaglia che determinerà il destino dell'umanità stessa. E proprio Bran nella serie spiega che il Re della Notte conosce sempre la sua posizione, quindi sarà molto utile fargli sapere che qui è praticamente irraggiungibile. A questo punto da parte nostra tutto è pronto e il Re della Notte arriverà con la sua ondata di non morti. Quando cominciano a avvicinarsi al primo fossato, questo verrà incendiato dai draghi di Jon e Daenerys o anche da Melisandre se vi diverte farle rischiare la vita. Potrebbe essere stato utile anche avere l'alto fuoco, ma penso che sia esclusivamente in mano agli alchimisti di Approdo del Re e non credo che Cersei lo avrebbe fornito per questa battaglia. Adesso i non morti faranno il loro ponte umano sopra il fossato, si troveranno davanti una bella palizzata. Intanto i draghi di Jon e Daenerys apriranno il fuoco dall'alto sull'orda di non morti, uccidendone ogni volta a centinaia o a migliaia. E praticamente questo è il piano per tutta la difesa. I non morti continueranno a arrivare come un'onda, ma quanti moriranno nei fossati? E quanti verranno bruciati dal fuoco dei draghi? Dal castello possono partire intanto pure dei massi infuocati a supporto dell'offensiva dei draghi. E alcuni manipoli che abbiamo preparato prima possono tentare di riparare le falle che si stanno creando sulle palizzate. Quanto durerà questo esercito di non morti falcidiato dal fuoco dei draghi prima di ridursi notevolmente di numero? Se anche qualcuno arrivasse nei pressi del castello si troverebbe una pioggia di frecce, sabbia bollente e quasi 100.000 uomini tutti insieme pronti a difendere e a riparare il solo castello. Non credo che così altrettanti non morti arriverebbero nei pressi delle mura. Sarebbero in inferiorità numerica con davanti sempre un muro che li ostacola e presi in delle strettoie.
penso che senza un drago a supporto i non morti così verrebbero pian piano decimati dai draghi di Jon Snow e Daenerys e verrebbero sconfitti. E quindi adesso o il Re della Notte si ritira da questa battaglia che aspetta da millenni oppure deve venire a aiutare i suoi con il drago non morto. E qui deve farlo non tanto per farsi vedere ma per un motivo sensato, perché se no ha perso. Adesso il Re della Notte quindi arriva con il suo drago e le nostre difese ormai sono inutili. Lui può distruggere le palizzate e anche le mura di Grande Inverno, ma ormai l'abbiamo costretto a uscire dalla sua tana, quindi è il momento per Jon e Daenerys di attaccare lui. E adesso tutto è nelle loro mani, in uno scontro tra draghi. Infatti chiaramente quando i draghi sono in campo da tutte e due le parti sono su un livello di potenza così superiore, ma questo anche nella serie, che gli eserciti a terra significano molto poco. Adesso infatti i nostri uomini a terra dovranno solo resistere il più possibile e proteggere ogni livello di difesa per impedire a chiunque di arrivare a Bran. E per dare tempo a Jon Snow e a Daenerys di uccidere il Re della Notte. Lo scontro finale quindi sarà quello tra i draghi e secondo me sarebbe stato molto meglio vederlo alla fine della battaglia anche nella serie perché penso che qualunque fan di Game of Thrones lo aspettava in quel punto. Per fare un finale logicamente sensato penso che i due draghi di Daenerys e Jon Snow avrebbero sopraffatto quello del Re della Notte e quindi il Re della Notte alla fine della mia battaglia sarebbe stato sconfitto facilmente poco dopo. Ma se si voleva conservare un po' di tensione, uno scontro finale classico si poteva farli arrivare proprio sul dongione di Grande Inverno. Magari il dongione sarebbe stato devastato e avrebbe lasciato Bran più vulnerabile all'attacco diretto del Re della Notte. Non so come i draghi avrebbero potuto essere messi fuori combattimento, comunque a questo punto sarebbe stato bello far risolvere tutto con un duello tra Jon Snow e il Re della Notte. Come penso tutti i fan volevano, sarebbe stato Jon Snow a affrontare il Re della Notte, magari con una spada infuocata avvolto da un fuoco magico col supporto di Bran, insomma c'era solo da sbizzarrirsi. Immaginate che meraviglia il duello finale tra fuoco e ghiaccio, in una saga che si chiama proprio Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Gli altri personaggi potevano anche essere in pericolo lo stesso perché molte difese erano cadute e i non morti erano entrati alla fine nel castello in un modo o nell'altro, ma Jon sarebbe riuscito alla fine a trapassare il Re della Notte con la sua spada e tutto sarebbe finito. Perfetto, sicuramente no, ma molto più in linea con la lore e con le aspettative del pubblico, assolutamente sì.